All'inizio del conflitto, il piroscafo mercantile Olterra va ad incagliarsi nella baia di Algeciras per non cadere in mano inglese. Algeciras è in territorio spagnolo, ma a un tiro di schioppo da Gibilterra, e la Marina ha predisposto che il piroscafo diventi una piccola base segreta dove gli incursori della 10ª MAS possono approntare all'interno dello scafo i siluri a lenta corsa, i cosiddetti maiali, per poi uscirne nottetempo e attaccare le navi nemiche ormeggiate in rada. Questa strana base è stata realizzata con cautela e rifornita di uomini e mezzi tramite alcuni mercantili. Uno di questi è appunto il Mauro Croce, un piccolo piroscafo armato solo di un cannoncino da 55 mm. Nella sua rotta dall'Italia, Rosasco è spesso costretto a sostare nei porti spagnoli per denunciare alle locali autorità la scomparsa di qualche marinaio. La guerra è brutta, la Spagna è un paese compiacente e i marittimi dell'equipaggio, tutti civili militarizzati, quando possono disertano. Questa almeno è la versione ufficiale. Questi finti disertori in realtà sono incursori di marina che, entrati clandestinamente nella neutrale Spagna, proseguono poi verso Algeciras, dove il Mauro Croce avrebbe sbarcato giorni dopo, là o in porti vicini, carichi di ferramenta e carpenteria che alcuni emissari avrebbero provveduto ad inoltrare all'Olterra. Sono componenti per realizzare maiali, mignatte e bauletti esplosivi. La notte del 23 aprile 1942, l'HMS Olympus, sommergibile della Royal Navy al comando del tenente Herbert George Dymoth, individua alle 3:25 di notte un'unità in navigazione che procede a luci spente. Poco meno di un'ora dopo, riconosciuta come il piroscafo Mauro Croce, inizia un breve ma intenso combattimento. Il sommergibile inglese lancia 2 siluri che però vengono individuati e il comandante Rosasco, manovrando abilmente, riesce ad evitarli. Il sommergibile allora emerge e inizia a sparare contro il mercantile italiano con l'artiglieria di bordo. I colpi causano alcuni feriti. Il comandante Rosasco, con lucidità, dirige contro l'unità nemica il fuoco dell'unico cannone di bordo, colpendola ripetutamente e costringendola a desistere dalla lotta. Poco dopo, il Mauro Croce riprende la navigazione senza ulteriori inconvenienti. Così titola la prima pagina della Domenica del Corriere del 20 giugno 1943. Cesare Rosasco, genovese, comandante di una piccola nave mercantile attaccata da un sommergibile, evita 2 siluri. Colpito il timoniere, lo sostituisce e col cannoncino di bordo lotta contro il nemico più armato e riesce a metterlo in fuga. Il tenente comandante Dymoth troverà poi la morte l'8 maggio 1942 a bordo del suo sommergibile HMS Olympus. Partito dall'isola di Malta e diretto a Gibilterra, urta una mina e la violenta esplosione fa inabissare rapidamente il battello. A bordo, oltre all'equipaggio, si trovano imbarcati anche gli equipaggi di altri 3 battelli, precedentemente affondati da alcuni razzi aerei. Su 98 uomini ne sopravvivono soltanto 9. Motivazioni leggendarie si susseguono durante la consegna delle medaglie d'oro. Capitano di lungo corso Cesare Rosasco. Al comandante Rosasco, per il comportamento tenuto a bordo del piroscafo Mauro Croce, viene conferita la medaglia d'oro al valor militare, con la seguente motivazione. Comandante di un piccolo piroscafo attaccato da un sommergibile immerso, evitati con la manovra 2 siluri, con pronta ed accorta decisione immediatamente predisponeva per il combattimento la propria nave.
armata con cannone di piccolissimo calibro, cosicché appena il sommergibile, molto più potentemente armato, emergeva, il piroscafo apriva il fuoco a breve distanza. Colpita la sua nave da numerose cannonate, sotto incessanti raffiche di mitragliera, caduti ai suoi piedi il timoniere e la vedetta, rimasto solo sul ponte di comando, non potendo governare dalla plancia per sopravvenuta avaria alla trasmissione, benché gravemente ferito ad una gamba, scendeva nel locale sottostante e manovrava direttamente la macchina del timone. Saldo nel proposito di salvare, oltre l'equipaggio, anche la nave, rinunciava a portarla in costa. Con alta e ferma parola e con il proprio eroico contegno incitava l'equipaggio militare e civile a continuare a distanza serrata l'impari combattimento, fino a quando il sommergibile, a causa dei ripetuti colpi ricevuti, non desistette dalla lotta. Stremato di forze, ma sorretto da ferrea volontà, portava in salvamento la sua nave crivellata di colpi, con i suoi morti e con i suoi feriti. Fulgido esempio delle più elevate virtù marinare e guerriere. Come avrete notato, la motivazione della medaglia d'oro concessa a Cesare Rosasco parla genericamente della sua eroica resistenza all'attacco di un sommergibile nemico, senza spiegare che lui era stato una delle preziose pedine della catena logistica che ha consentito agli operatori subacquei della 10ª MAS di violare la base britannica di Gibilterra. A parte questo risvolto, la sua brillante azione fa parte di un contesto più ampio, in cui la Marina Mercantile Italiana ha operato brillantemente per sostenere lo sforzo bellico nazionale. Per questo motivo, l'11 aprile 1951, alla sua bandiera viene finalmente assegnata la medaglia d'oro al valore militare, concessa con decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. La medaglia viene consegnata dallo stesso Presidente Einaudi in una cerimonia che ha luogo il 16 settembre 1951 a Genova. In porto si trovano, per rendere omaggio, le motonavi Saturnia, Conte Grande e l'Italia, l'incrociatore Giuseppe Garibaldi e le corvette Ibis e Chimera. La bandiera viene portata proprio dalla medaglia d'oro, capitano di lungo corso Cesare Rosasco, e viene decorata dal Presidente della Repubblica quale solenne atto di riconoscimento della nazione al valore e al sacrificio dei marinai delle navi mercantili. Dal 1945 al 1957 Rosasco ricopre la carica di capopilota del porto di Genova. Nel 1947 assume la presidenza della Federazione Italiana dei Piloti dei Porti. È stato anche presidente della società di navigazione Cristoforo Colombo. Il 1 giugno 1975 il comandante Cesare Rosasco presenzia come ospite d'onore della nomina di Carlo Gatti a pilota del porto di Genova. Si trovano nel covo più celebre della marineria genovese, lo Yacht Club Italiano, nel porticciolo Duca degli Abruzzi. L'anziano comandante, dalla stazza imponente, si rivolge al più giovane comandante con queste parole. Si ricordi che il pilota è il guardiano e il testimone di tutto ciò che succede in porto. Conservi questo sentimento fino all'ultimo giorno di servizio. Il comandante Cesare Rosasco muore a Roma il 19 febbraio 1977.